Ciao a tutti, questo è il settimo episodio sul viaggio in Giappone dopo 5 anni. Nel scorso video eravamo a Nara a visitare 2 templi bellissimi e in questo video continueremo la nostra visita a Nara. Stiamo andando a Kasuga Taisha, un famosissimo santuario shintoista ed è un patrimonio dell'UNESCO. Avvicinando al santuario troviamo una statua di pietra che si chiama Koma-inu, che sembra incrocio dei cani e leone. È una bestia divina inventata che a volte la troviamo accanto a Torii, che è il portale che dà l'accesso al santuario shintoista. Ed è un talismano che controlla per non far entrare qualcosa di infausto nell'area. Nel scorso video ho detto che i cervi che vivono liberi in questa area a me sembrano delle bestie sacre. Facendo la ricerca ho scoperto che il cervo è considerato come una bestia divina che governa la rigenerazione. Troviamo anche una statua di mucca che è considerato un messaggero divino che guarisce i malati. E cominciamo a trovare moltissime lanterne di pietra che conducono al santuario. Camminare la strada circondata da alberi, passare il portale rosso che si chiama Torii, incontrare il Koma-inu, il cervo e la mucca e comincia a vedere numerose lanterne di pietra. Tutto questo a me è sembrato una storia o una cerimonia o una preparazione emotiva per incontrare un santuario. Kasuga Taisha è fondato nel 768 ed è famoso per le sue 3000 lanterne, di cui 2000 sono di pietra, 1000 sono di bronzo. Un santuario shintoista che ha una storia più di 1200 anni. In ultimi 800 anni sono state donate queste lanterne un po' alla volta e sono arrivate a 3000. Inizialmente dai nobili e dai samurai, ma maggior parte sono state donate dalle gente comune e donano le lanterne sperando di realizzare il loro desiderio. Avevo la pelle d'oca camminando fra queste numerose lanterne di bronzo che vengono dalle epoche diverse. Insieme all'edificio di legno dipinto di rosso mi ha fatto sentire qualcosa di magico e surreale. Una certa fascia di orario di sera di solamente 3 giorni all'anno accendono la luce di tutte le lanterne. Mi piacerebbe tanto tornare a vederle e deve essere spettacolare. Arriviamo in fondo all'interno dell'edificio principale e abbiamo trovato una stanza misteriosa che sua entrata era coperta dalle tende scure. Aprendole abbiamo trovato numerose lanterne accese nel buio. Loro erano lì al silenzio e creavano un spazio, un mondo, l'atmosfera così bella e spirituale. Atmosfera pazzesca qua. Ero rimasta basita e ho avuto una sensazione indescrivibile ma molto speciale. Mi sentivo di essere nell'universo dove potevo sentire la presenza dei miei cari che sono tornati lì e mi sembrava di aver sentito loro fiato, loro affetto e mi è arrivata un'emozione. È stata un'esperienza incredibile e indimenticabile e mi veniva quasi da piangere. Ma sono tornata alla realtà sentendo le voci delle 2 signore mature che tra di loro parlavano. Erano giapponesi, però tipo dicevano: «Oh Madonna Santa, cos'è questo posto? Che buio! Perché buio? Cosa facciamo? Entriamo? Da dove si va? Dalla destra o dalla sinistra?» Insomma, così è stato e sono uscita
da questa stanza. Si dice il mondo è bello perché è vario, giusto? Attorno all'edificio principale c'erano piccoli diversi edifici nell'area naturale. C'erano piccole statue fatte di pietra di 12 animali zodiaco giapponese che sono topo, mucca, tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo, pecora, scimmia, gallo, cane e cinghiale. Andando verso Atodaiji, che è un altro posto molto famoso e importante, abbiamo incontrato due signori che facevano manutenzione del tetto di paglia. Una rarità trovare la casa con il tetto di paglia, ancora di più vedere il lavoro di manutenzione. Siamo arrivati davanti a Todaiji, che è uno dei templi buddista più famosi in Giappone. Si è fondato nel 728. Il tempio è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO insieme ad altri 7 posti, compresi templi, santuari e luoghi di Nara. All'ingresso del tempio si è accolti dalle 2 statue dei guardiani raffiguranti l'inizio e la fine, posizionate alla destra e alla sinistra. Una si chiama Agyozo, che ha la bocca aperta come se stesse pronunciando il suono A, che sarebbe l'inizio della tabella dei suoni di lingua giapponese. I caratteri kanji di A di Agyozo significa l'inizio dell'universo, cioè origine della creazione. Invece un'altra statua si chiama Ungyozo. La sua bocca chiusa sta pronunciando sarebbe la fine dei suoni di lingua giapponese. Di Ungyozo significa la fine. Insieme viene chiamato Aunzo e significa l'inizio e la fine del mondo. Nara è più campagna del Kyoto, quindi fare delle visite dei templi è una cosa ancora più rilassante e spesso sono circondati dalla natura, quindi si gode tutto insieme. Abbiamo trovato tanti ragazzi di gita o viaggio scolastico. Io sono di Hamamatsu, che è una città che è a distanza circa 250 km da Nara e da Kyoto, e sono venuta anch'io quando ero a scuola media per il viaggio scolastico. Todaiji è famosissimo tempio che persino da un'altra parte del mondo arriva visitatore per 2 grossi motivi. Il primo è questo edificio principale che si chiama Daibutsu-den, è il più grande edificio in legno del mondo. Il secondo è all'interno si è esposto il Daibutsu, una statua bronzea del Buddha alta 15 metri. Il Buddha seduto rappresenta Vairocana ed è fiancheggiato da 2 bodhisattva. Vi lascio a guardarlo per un attimo nel silenzio. Fate finta di essere lì vicino a questo Buddha enorme e guardate tutti i dettagli. Guardando i visitatori vi rendete conto quanto sono grandi. Andando indietro di Buddha c'era un'altra statua molto grande ed è molto molto bello. Giorno dopo siamo tornati a Nara per visitare altri templi buddisti, soprattutto Horyuji. Venendo da Osaka con il treno di linea JR, siamo scesi alla stazione di Horyuji. Prendendo l'autobus siamo arrivati a Horyuji.
Scendendo dall'autobus abbiamo incontrato i signori che ci chiedevano se abbiamo bisogno di una guida volontari per visitare questo tempio e io e mio marito ci siamo detti perché no, così abbiamo chiesto di accompagnarci. Horyuji è un importante complesso buddista famoso per ospitare le strutture in legno più antiche al mondo. È uno dei 4 grandi templi del periodo Nara, sarebbe dal 710 al 794, ma si è fondato nel 607, quindi più di 1400 anni fa. E nel 1993 è stato dichiarato patrimonio dell'UNESCO ed è stato il primo patrimonio dell'UNESCO del Giappone. Nostra guida è stata una persona fantastica, dice che è pensionato e prima faceva l'insegnante della storia. Infatti, nei suoi spiegazioni ho potuto sentire la sua passione per la storia. Gli abbiamo chiesto un consiglio di quale tempio da visitare in zona dopo di Horyuji. Lui ci ha consigliato di andare a Hokiji. Così abbiamo fatto passeggiata fino lì, incontrando tanti punti molto carini. Hokiji si è fondato nel 606, quindi più di 1400 anni fa, e nel 1993 è stato dichiarato patrimonio dell'UNESCO insieme a Horyuji, il tempio che abbiamo appena visitato. Si può trovare Sanju-no-to, la pagoda a 3 piani più antico del Giappone, che si è fondato nel 706. La pagoda a 3 piani di Hokiji tante volte è stata fotografata insieme alla natura che la circonda, in diverse fasce di orari e in diverse stagioni. Ora siamo pronti per tornare all'appartamento a Osaka. Per il prossimo l'autobus per arrivare alla stazione del treno più vicino dovevamo aspettare per circa mezz'ora. Così siamo andati a piedi mettendoci circa 25 minuti. E camminando per la strada abbiamo trovato questo bellissimo albero di fiori di ciliegio che fiorisce molto prima di quello classico. Questo video termina qui. Se vi è piaciuto questo video sul viaggio in Giappone, cliccate mi piace e iscrivetevi al mio canale se siete amanti del Giappone e della cucina giapponese. Cliccando l'icona della campanella riceverete l'avviso del prossimo video appena postato. Ma non arriva il avviso se non aprite YouTube, quindi chi è interessato il mio video venite a curiosare ogni tanto al mio canale. Allora ci vediamo al prossimo che sarà il video sul Kyoto. Ciao a tutti!